Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Grifo Gamer con Stefano, mi presento, sono Stefano, un ragazzo di 39 anni con la passione per i videogiochi, soprattutto quelli di automazione, City Colony Builder e giochi intripposi come Star Raptor, titolo ambiziosissimo, uscito in Early Access qualche settimana fa e che finalmente riesco a portarvi sul canale. Perché dico che è un titolo ambiziosissimo? Perché la Creepy Yar, l'azienda sviluppatrice del gioco, ha deciso di fare bingo, secondo me, perché ha voluto fare un crossover di più tipologie di gioco in un unico e secondo me ci sta riuscendo anche molto molto bene, perché questo è un titolo di automazione in cui la componente di esplorazione e di FPS è veramente l'altra anima del gioco, alla pari della creazione e automazione. È un titolo ambiziosissimo, mentre magari ci sono titoli come Satisfactory in cui è molto incentrato sull'automazione e sì, c'è qualche scaramuccia con qualche essere strano. Qui la componente FPS è veramente molto importante e anche molto ben fatta. E non solo questo, al giocatore, al nostro ragazzotto che andrà su questo pianeta alieno a colonizzarlo, dovremo anche farlo mangiare e bere e si dovrà occupare anche della difesa della base. Queste ultime due componenti sono ancora un po' nello stadio embrionale, ma è un early access e quindi va benissimo. Ma prima di addentrarci e parlare del gioco, lasciatemi fare un ringraziamento ad una persona per me molto importante che mi ha fatto conoscere e mi ha regalato il gioco, a cui voglio dedicare questa serie. Grazie, Sere. Di cosa parla il gioco? Praticamente siamo dei disgraziati che eravamo in carcere e ci hanno spedito su questo pianeta lontano per colonizzarlo per poterne estrarre le risorse da mandare sulla Terra dove l'umanità ha bisogno di queste risorse per andare avanti. Siamo arrivati al collasso delle risorse sul nostro pianeta e quindi ci spediscono lì a scontare e redimerci la nostra pena. Ma bando alle ciance, andiamo ad iniziare una nuova partita. La chiamiamo iscriviti Grifo, non gli piacciono gli spazi, gamer. Single player, come potete vedere ci sono o friends only o to invite. No, il tutorial ce lo facciamo, vai. Grafica paurosa, musiche e sound del gioco veramente di livello, un titolone. Allora, scegliamo il nostro personaggio, abbiamo il biologo. Ah, è solo in inglese, per il momento è solo in inglese, ma già è prevista dal menu, ti fa scegliere italiano, non è ancora decodificata, ma anzi codificata, però ci sarà anche la lingua italiana. Ok, lui era stato classificato per cose strane, lo scienziato, poi abbiamo l'ingegnere, la signorina. Allora, per ficaggine il soldato è topperia. Lasciamo al gentil sesso la scelta delle ragazza. Samuel o Chris? Ma guardate, io lo scienziato pazzoide mi ci ritrovo a pieno. Tanto è solo al momento, è solo una What the? caratteristica, non da skip scusa, skill in più o diverse. Please don't move. I want to run a holistic scan. Niente, ci Next, risvegliamo su questo holistic scan. pianeta alieno, sparaflesciati da questo laser che non lo so se è solo il risveglio di mortacci sua. Life vitals normal. Prisoner PO212. Welcome to the Argos Welcome to program. Argos program. Your adventure with the Claywood Corporation begins right now. Hello, I am Gal, your galactic assistance liaison. The Claywood Corporation would like to apologize for any inconvenience you may have experienced. You can now exit the lander and begin your introductory training. I'm finally here. Let's get this training over with. I want to get to work.
Ecco, c'è la voce di sotto che sarà particolarmente ehm, fastidiosa. Ci risvegliamo all'interno di questo loculo dove siamo stati trasportati in questo pianeta su una navicella e ci dà subito da poter prendere del cibo, perché come vi ho detto c'è anche la Gotcha. componente survival. La corporazione che si occupa della colonizzazione di pianeti e dei fa sordi sulla nostra pellaccia ci ha spedito quassù perché eravamo dei disgraziati. Ve lo lascio un attimo se volete leggere, così mettete in pausa. La Claywood Corporation. Ok, usciamo. Welcome to E ora ci Arcadia introdurrà 7 al in the tutorial. Raptura system. The goal of this training is to teach you to effectively acquire and produce goods for our clients. However, we'll begin with something simpler. Arcadia is often Yes. bombarded by meteorites, which are rich in resources. Sì, You have vabbè, been equipped with a basta, tool to acquire them. Use it to extract what's most valuable in the meteorite. basta, ho capito. Ah, questa è una vicenda da cui siamo arrivati, guardate in che mondo siamo atterrati. Ora ci farà fare il tutorial in cui ci farà iniziare a imparare come si utilizzano le strumentazioni, i menu, come si costruisce e com'è il gioco. Allora, cerchiamoci un meteorite. Abbiamo questo laser con cui ehm, potremo andare a assorbire le risorse sul pianeta. Calcio. Come vedete si stanno caricando delle lineette, delle luci si stanno accendendo sul laser, quello a un certo punto arriverà a surriscaldarsi e dovremo freddarlo. Ok, che ci ha dato? Elio, Wolfram, Calcio e Meteorite Heart. Allora, dobbiamo costruire il base core come prima cosa. Praticamente è uno scudo. Ecco, questo è il mondo, eh. Guardate bello. Sulla componente automazione ha ripreso molto da Satisfactory con, ecco, questi sono i giacimenti delle risorse. Questo è il titanio. Laggiù, quell'arco lì, sotto ci sono i giacimenti di Wolfram. Quelli lì. E i giacimenti sono infiniti. Non c'è un numero finito di risorse che potremo estrarli. C'è della fauna That's a e della snack. flora. È rimasta lì, va bene. C'è della fauna e della flora con cui entreremo in contatto. Ecco, inizialmente i mostri qui nella Acquired. nostra zona non ci sono. Come here. Come ci allontaneremo, li andremo a trovare. Ma per il momento lasciateli dove so perché sono particolarmente ignoranti. E con sto laser ne famo un cazzo. Allora, questa è tutta roba buona per mangiare e per bere. Prendiamoci anche questo qua. Ok, preso un altro meteorite art, preso un altro po' di roba. Wolfram, titanio. Ok. Li sto togliendo un pochino dalle palle, perché volevo creare qui. Ecco. Ok. Allora, per prima cosa ci chiede di mettere il base core, che è una specie di scudo che proteggerà la nostra base. Con B si apre il menu di costruzione. Base core. Come vedete c'è una griglia dove ci farà posizionare in maniera abbastanza agganciata le nostre costruzioni. Allora ci piazziamo il nostro base core, questo bestione qua. Allora, noi ce lo mettiamo, lo alziamo un pochino perché c'è il masso, quindi lo alziamo. Good work. Ok. You'll need building material.
Allora, ci prendiamo 12 di titanio, ci chiede di prendere 12 di titanio e 12 di wolfram. Lo faremo, per il momento lo facciamo con il nostro... Vabbè, già ne avevamo 40, a posto. Ah, ma vuole che li prendiamo adesso? Aspetta. Ah, quei sassi famo prima. Vieni qua. I can't believe I'm here. Everything here is fascinating. The Claywood Corporation is very glad to see your enthusiasm. Most convicts do not share it. Most of them are usually idiots who are unable to see the potential in being a pioneer on a new world. Technically, you are not a pioneer. A lot of people have been to Arcadia before you. That was a long time ago, and besides, the quality of their research and observations was embarrassing. You need someone who'll notice the important things, like Darwin on the Galapagos Islands, but better. I'm glad, but I will also remind you of your resource gathering duties. Non capisco mai su sti giochi se bisogna prendere davvero sul serio la signorina e la voce oppure... Allora, andiamo alla stampante e ci creiamo... Questa è la stampante con cui ci creeremo tanta roba. Questi qui sono i scusate, i Basic Building Material. Ci chiede di farne 120. Allora, ce ne abbiamo 50 e 50. Il rapporto è 1 a 10, quindi ne abbiamo 500. Vai, tanto ci servono. Insomma, è troppe. Remember that your body is also a Claywood corporate investment, so it would be good to create a comfortable place for it. Dovremmo andarci a creare anche la nostra base. Ci ha sbloccato l'habitat e l'airlock su quale collegarlo. Sì, ci arrivo. Qua ci mettiamo un airlockino così. Ok. E ci andiamo a piazzare all'interno la Basic Hidden Printer, la nostra stampante di base. Now build a corporate terminal. That will allow you to complete assignments for different companies, which will in turn give you access to new buildings. Ci chiede di costruire il Corporate Terminal, praticamente è un terminal con il quale accederemo alle varie corporazioni che ci chiederanno di inviare dei determinati prodotti sulla Terra per sbloccare nuove attrezzature, piuttosto che nuovi materiali, piuttosto che nuove costruzioni. Allora, al momento abbiamo soltanto la corporazione del tutorial che ci inizierà al gioco. Come vedete, ecco, ci sono altre 5 corporazioni, c'è la Future Health, la Selenium, la Griffith Blue, la Moon Energy e la Clever Robotics, ognuna delle quali ora sono bloccate perché siamo in fase di tutorial, ma ognuna delle quali ha il suo percorso e consegnandogli quello che ci verrà richiesto ci farà sbloccare ognuna un filone, diciamo, un filone di prodotti. Allora, reclamiamo il livello 1 che abbiamo appena terminato e ci ha sbloccato l'Orbital Cargo Launcher, i pannelli solari. How am I supposed to send what I've gathered back to Earth? The same way you got here, but in reverse. Look up at the sky. Once you Ma se ti dico che hai rotto un pochino i coglioni, ci credi oppure? Piattaforme, scale, ci ha sbloccato anche i pali di sostegno, piattaforme, scale e scale corte, che servirà per decorare, scusate, e arleccare un pochino la nostra base. Dovrebbe averci sbloccato anche le finestre, sì. Ok, ci mettiamo anche una bella finestrella, se no siamo un carcere. Ok. Dobbiamo costruire l'Orbital Cargo Launcher. Tanto facciamo
due scale per ne sta fa i salti mortali. Ok. Capi l'avarizia. A posto. Oh, almeno ne stiamo a fare i salti mortali per il Biscore a un livello oltre il quale non può contenere più oggetti prodotti al suo interno e proteggerli. Ci sarà però la possibilità più avanti di sbloccare determinate cose e di andarlo ad upgradare. Per ora va benissimo così. Allora, costruiamo l'Orbital Cargo Launcher. Allora, facciamo una piattaformina. Con quale lag? Ok, qui ci piazziamo il nostro Orbital Cargo Launcher. No. Ok, to transfer power between buildings, connect them with their platform. Allora, la cosa buona di questo gioco è che non bisogna connettere con fili, cavi, piuttosto che tralicci, la corrente, perché viaggerà attraverso i pavimenti. Quindi basterà collegare tutto ciò che è una connessione alle strutture e queste riceveranno corrente, sia che siano le piattaforme, sia che saranno successivamente i nastri trasportatori, le belt, e anche le belt condurranno corrente. La facciamo, ha bisogno di corrente, quindi facciamo un pannellino solare. Facciamo anche un paio. Dai, che mi piace molto dove ho messo, eh. Ma lo spazio ce l'avremo. Ok. Ce lo piazziamo qua. Che vuoi che lo ritrovo subito? Ecco, non esco. Ok. Ah, ok, messe anche le scale. Ora dobbiamo... Ecco. Niente, eh. Selezionare sull'Orbital Cargo Launcher la missione. Allora, vuole il titanium. Il titanium ore, cioè il minerale titanio. Allora, andiamoci a prendere un po' di titanio. Allora, prendiamoci un po' di titanio che anche le... Già i materiali di costruzione sono un pezzo avanti con averli finiti, quindi... Ci abbiamo rimasti solo 4 di quelli 500. Avevo detto che servivano. E non pochi. Più avanti sbloccheremo le miniere. Questa lavorazione dovremo fare solo inizialmente di estrarre le risorse attraverso il laser. Ok. Andiamoci a prendere anche un po' di Wolfram, così rifacciamo un po' di materiale da costruzione. A posto così. Per ora ce le facciamo, basta. Allora, consegniamo il titanio all'Orbital Cargo Launcher. C'è la possibilità di splittare? Sì. Ne vuole 5. Ok. Vai. As soon as we get the package, E ora. your reputation will increase.
l'orbital cargo launcher, New schematics for eccolo you. qua, invia i pacchetti di risorse. Questo andrà sulla Terra. Ora dobbiamo aspettare che si carica, che invia tutte le risorse richieste e ci dirà che ha sbloccato il livello e sbloccheremo altra roba e la andremo a vedere nel frattempo. Vai, The massimo. shipment has arrived. Ok, You've just proven you're useful, which means the vai. corporation We've just unlocked new building schematics for you. Posto, ha già fatto. Can you guess what that Andiamo a vedere cosa ci ha sbloccato. Trivial Ecco qua. question. Ah, la Of miniera course I know subito. what O che they're vuoi. for. Con We'll questa miniera automate production by possiamo excavating estrarre deposits and minerali di sending them between wolfram, buildings using calcio e rails. titanio. Ci ha Impressive. sbloccato le rotaie attraverso i quali viaggeranno le risorse, It just doesn't make logical i sense to supporti extract delle everything by rotaie hand e and i run around from connettori. building to building. You'd waste my potential if I had to do that. Exactly. Let's take advantage of those 3 doctorates. Sempre dialoghi molesti. Allora, dobbiamo costruire la miniera, connetterla all'orbito cargo launcher per usare, no, attraverso i drone rails, cioè i nostri nastri trasportatori, che qui chiama drone rails. Allora, andiamoci a prendere la miniera. E ecco, c'è una specie di griglia in cui ce la fa posizionare al massimo in 4 posizioni. Ci dice quali sono, anche del Wolfram, quali sono i giacimenti dove possiamo posizionarla. E ce la fa mettere in 4, solo con 4 angoli. È quello che vi dicevo, sia le risorse che l'energia viaggeranno attraverso i nastri trasportatori, attraverso i binari. Allora, dobbiamo, senza collegamenti strani, defili, cavi e cazzi e mazzi. Allora, dobbiamo collegarla all'orbital cargo launcher. Qui è un po' volante la cosa. Vabbè, adesso ce la fa andare bene, basta guardargli. Au. Allora, colleghiamo il nastro trasportatore, se lo ritrovo. Eccolo qua. Allora, ce l'abbiamo dall'altra parte. Qua. Uno sotto, qua. Colleghiamo la miniera. I have a Qua. question. Why didn't you Se è install troppo all lungo. available building No, dimmi schematics che ci for me from arrivi, the sono qua il start? bravo. That would speed up my work even more. All of the machines made available to you during your mission are delicate and extremely expensive. Ma guarda te. Also bound by NDAs Vabbè, and adesso other mettete qua. materials are being None of the companies work automatically. Ok. Have more time to build out your base. Sì, vabbè. Allora, selezioniamo la missione. Chiede ancora del titanio. But I already signed the NDA. Ah, quello che non vi ho fatto vedere è che, se ci avete fatto caso, le risorse non viaggiavano subito. Sono partite soltanto quando io ho selezionato la missione. Ha richiesto 20 di titanio. E solo allora il minerale ha iniziato a viaggiare. E ci riporta proprio quelli giusti.
A differenza di Satisfactory, dove magari appena tu collegavi la miniera lei già buttava fuori come non ci fosse un domani, dovevi gestirti quelle risorse lì. Qui ti fa uscire soltanto quelle richieste e soltanto quando l'oggetto lo chiederà. L'oggetto a valle chiede la risorsa, in questo caso il titanio, più avanti altra roba. Finché non c'è richiesta, la miniera non butta fuori i minerali. Ora aspettiamo che invii tutto il titanio e ci sblocca il livello 3. Intanto nel dubbio mi rifà un po' di materiali da costruzione. Great work as usual. Ecco, abbiamo sbloccato il terzo livello della corporazione Training. La magia del video editing per voi è passato un attimo. Finisco di prendermi il Wolfram, così ci facciamo le componenti da costruzione e andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato. Ecco qua. Cosa abbiamo sbloccato di bello? La stazione di analisi. Con questa andremo ad analizzare tutta quella roba che ho preso all'inizio: fiori, flora, fauna, batteri, pezzi de morto, che ci darà punti scienza che ci servirà per sbloccare tutta la roba nel futuro. Allora, ho fatto altri 200 componenti. Facciamola. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo qua. La stazione di analisi. No, analizziamo la roba che abbiamo preso all'inizio. Allora, tanto gliene basta una. Mettiamo qua. E vedete ci dà i punti scienza. Ok. Abbiamo anche idrobulbi, ma questi un po' mi servono per bere, quindi... Ok. Allora, con i punti scienza ci possiamo sbloccare anche dei livelli di ricerca. Invece che portare i materiali, possiamo anche sbloccare... Vedete? Possiamo anche sbloccare con i punti scienza i livelli delle corporazioni, senza magari portare la risorsa che ci viene chiesta. Ora ce ne chiede 50 perché è soltanto quella del tutorial, poi ce ne chiederà eventualmente tanti di più. Conviene fare le risorse. I punti scienza meglio tenerli per sbloccare componenti successivi, perché anche lì sarà particolarmente esoso e ci chiederà. Comunque, level up, e ci ha fatto lo smelter. Lo chiamiamo la fonderia. Abbiamo sbloccato la fonderia che ora ci chiede di costruire. Dopo un'altra serie di dialoghi particolarmente inopportuni, che vi schippo per la vostra gioia, ci chiede di distruggere tutto. Poi adesso lasciamo così. No, che non posso vedere. Ci chiede di, tra virgolette, distruggere tutto e ricostruirlo e ricostruire la prima linea produttiva. Allora, ci prendiamo un po' di... Facciamo una piattaformina. Ok. Stefano sta in mezzo ai coglioni. Che te manca? È tutto troppo volante. Te le puoi anche piazzare però, te li sei piazzato da solo lì. Tacci tua. Allora, dov'è? Non ama che ci sia roba troppo volante. A differenza di Satic, potevi fare la roba anche che volava per tutto il mondo. E questo lo apprezzo, perché dà quel tocco di realismo in più. Ok. Ci mettiamo qualche piloncino. A posto, mi ha tappato anche tutti i buchi.
Allora, aspettate, mettiamo due scale, se no cademo. Ok, dobbiamo costruire uno smelter, connetterlo alla miniera e connettere lo smelter all'orbital cargo launcher. Giriamo anche lei. Posto. Messo in saccoccia il mondo. Mo' gliela redo tutta la monnezza, Ecco qua. Ripigliate tutta sta roba. I giacimenti come su Satisfactory ci sono di più livelli. Questo di qui fa 60 al minuto. Ecco, questa forse è l'unica cosa che spero possano rivedere. È un poco intuitivo dire 2 prodotti ogni 2 secondi. È solo una questione di intuitività al volo. Per il resto si capisce. Però è più intuitivo magari dire tot al minuto o tot al secondo. Ma un secondo o un minuto. Però vabbè. Quisquiglie, piccole cazzate. Allora, mettiamo il nostro smelter. Piazziamo qua. Ci piazziamo l'orbitone dietro. Così. Allora, la linea è questa qua. Così. Prendiamo la rotaia qua. Lì. Ok. Qui selezioniamo Titanium Bar. Ecco, solo ora sono partite le risorse, come dicevo prima. E qui selezioniamo la missione. Ci chiede 100 lingotti di titanio. Allora, visto che lo smelter è decisamente più veloce dell'orbital cargo launcher, ci prendiamo l'anto-orbital cargo launcher e non c'è materiale di costruzione. Mantaccia. Andiamo a prenderci un po' di roba. Ok, abbiamo sbloccato il livello 5 della corporazione. Finisco di prendermi un po' di Wolfram per fare le parti per costruzione. Ok. Ci facciamo 2 particelle. Vai. Ok, che abbiamo sbloccato? Allora, abbiamo sbloccato scale e ringhiere, vertical connector o connettori orizzontali, perché la base può essere espansa sia in verticale che in orizzontale. Altri supporti, altre colonne di supporto e gli extended walkie. Molto interessante, molto bene. Ok. E abbiamo completato il tutorial. Lo lascio un attimo se volete mettere in pausa legge. Come potete vedere ora sul terminal è scomparso il tutorial, la corporazione del tutorial, sono comparse le 5 corporazioni a cui dovremo inviare le risorse per progredire a livello tecnologico. C'è la Futurel che ci permetterà di sbloccare per prima cosa la camera di rigenerazione, il medikit e andando avanti, altra roba fighissima. Qui la Selenium ci permetterà di sbloccare il Fabricator, upgradare la fornace, upgradare l'inventario, scusate, la Grift le armi,
Anche questo sarà importantissimo perché, come vi ho detto, componente FPS è l'altra anima, al 50-50 diciamo, del gioco insieme all'automazione. Sono tutte importanti. Poi c'è la Muni, Ship Station, la mappa, che non sarà da poco. E la Clever Robotics si occupa essenzialmente dell'upgrade delle tecnologie che ci serve per l'automazione, quindi storage piuttosto che i livelli di binari successivi. Allora, facciamo magna e beve il soggettone. Allora, come vedete, siamo bassi sia di cibo che di acqua. Allora, ci pappiamo. Questo che dà 15 di idratazione, 11 di calorie. Se noi abbiamo questo che ci spara anche la vita. Questo ci dà un po' di tossicità anche. Ah, famo così. Usiamo un po' di sta roba qua. I advise caution. The fruit on Bevi, bevi. Arcadia can alleviate hunger, but putting unknown things E into usiamo uno di one's questi. mouth is rarely Ale. beneficial to the individual. Though, of course, it was beneficial to the development of civilization. Although this fruit is edible, that won't always be the case. Poi no, questo è il menu del nostro soggettone che oltre faccio vedere quanto siamo pazzoidi e i vari componenti, quindi gli scudi, la vita, la tossicità, l'idratazione e il cibo. Questo credo si utilizzi in multiplayer. Qui ci dirà quale sarà l'arma, la posizione 1, posizione 2 e i vari tools, quindi le granate, piuttosto che al momento abbiamo solo il laser da mining. E questi saranno i livelli per ognuna delle caratteristiche delle skill del nostro personaggio. Questo è il survival, questa è le skill per il combattimento e queste le skill per l'agilità e la tempra del nostro personaggio. Sull'Early Access ci permetterà di sbloccare solo fino al livello 40 e altri per ora sono bloccati. Niente ragazzi, direi di chiudere qui questo primo episodio. Grazie di essere arrivati fin qua ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate se il titolo vi piace e cosa vorreste eventualmente vedere, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Star Raptor e su altri video del canale. Sulla bio del video trovate i link per i miei social Facebook e Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!